Nell'antica città di Gerusalemme, tra le rovine dei tempi passati, e le leggende tramandate attraverso i secoli, il nostro viaggio verso la ricerca dell'Arca dell'Alleanza ha inizio. Questo viaggio non è solo un'odissea attraverso il tempo e lo spazio, ma una profonda immersione nella storia biblica e nel tessuto stesso della fede umana. Come gli antichi israeliti marciavano con l'arca in battaglia, così noi ci avventuriamo nei meandri del tempo, guidati dal desiderio di toccare la sacralità dell'arca stessa. Le stesse strade polverose che furono percorse dai profeti e dai re dell'antichità, ora ci accolgono, pronte a rivelare i segreti sepolti nell'eco dei loro passi. Nel libro delle Sacre Scritture, l'Arca dell'Alleanza rappresenta il sigillo del patto tra l'uomo e il divino, un simbolo tangibile della presenza di Dio tra il suo popolo eletto. Le sue vicende, narrate con fervore nei testi sacri, risuonano attraverso le generazioni, incantando studiosi e credenti con il suo mistero avvolto nella gloria celeste. Oggi, ci prepariamo ad addentrarci in questo viaggio di scoperta e riflessione, dove le storie del passato si intrecciano con le speranze del presente. Attraverso le vie intrise di storia di Gerusalemme, solleviamo il velo dell'antichità, per scoprire se l'Arca dell'Alleanza continui a custodire i segreti dell'umanità, o se sia nascosta nei meandri del tempo, aspettando il suo momento di rivelazione. Unitevi a noi, in questa epica avventura, dove il mito si fonde con la realtà, e la fede si scontra con il mistero. Siate testimoni del nostro viaggio, mentre ci avviciniamo alla verità che giace al cuore dell'Arca dell'Alleanza, un tesoro divino, che attende pazientemente di essere rivelato ai cuori desiderosi di conoscenza e di fede. Se il richiamo della storia e della fede vi ha catturato come ha fatto con noi, unitevi alla nostra comunità su La Luce di Dio. Iscrivetevi per essere i primi a esplorare i segreti dell'antichità e per condividere il viaggio verso la luce della verità. L'Arca dell'Alleanza, custode dei 10 comandamenti, e simbolo tangibile della presenza di Dio tra gli Israeliti, svanì nei meandri del tempo dopo che le fiamme dell'antica Babilonia divorarono la sacra città di Gerusalemme. Ma da allora, il suo destino è rimasto avvolto nel mistero, sfuggente come le nebbie del mattino che si dissolvono al primo bagliore del sole. Le leggende che circondano l'arca, sono come fili sottili intrecciati nel tessuto della storia, portandoci in terre remote come l'Etiopia e l'Irlanda, dove le ombre del passato si mescolano con la luce della fede e della speranza. Ma dove si cela veramente l'arca? È forse nascosta sotto le pietre antiche della città sacra? O è fuggita verso l'orizzonte lontano, oltre i confini del mondo conosciuto? Una delle leggende più famose riguarda la presunta connessione tra l'Arca dell'Alleanza e l'antica Irlanda, in particolare, con la figura del leggendario re Salomone di Israele. Secondo alcuni racconti, dopo la distruzione del Tempio di Salomone a Gerusalemme, l'arca sarebbe stata portata in luoghi lontani, per nasconderla dal pericolo e dalla profanazione. Tra le varie ipotesi, una sostiene che l'arca sia stata portata in Irlanda, e nascosta in luoghi segreti dell'isola. Questa leggenda si basa su antiche tradizioni, che collegano le origini del popolo irlandese con antiche tribù e migrazioni provenienti dal vicino Oriente. Alcuni studiosi e appassionati di misteri hanno speculato su possibili tracce o indizi che potrebbero suggerire una connessione tra l'Irlanda e l'Arca dell'Alleanza, anche se non esistono prove concrete o documenti storici che confermino questa teoria. Alcuni parlano di Ron Wyatt, un ricercatore audace, che afferma di aver scoperto l'arca e i suoi tesori sepolti sotto le rovine antiche di Gerusalemme. Le sue parole sussurrano di antiche camere sigillate, di tunnel nascosti, e di scoperte che sfidano la comprensione umana. Ma sono solo fantasie, o c'è una verità più profonda che attende di essere svelata? Ron Wyatt è una figura controversa, nel campo dell'archeologia biblica e delle scoperte religiose. Affermava di aver fatto diverse scoperte straordinarie legate alla Bibbia. Una delle sue più celebri affermazioni riguarda la scoperta dell'Arca dell'Alleanza. Sosteneva di averla trovata sotto le rovine della città vecchia di Gerusalemme, vicino al Calvario, il luogo tradizionale della crocifissione di Gesù. Wyatt non era un archeologo professionista, ma un autodidatta, con una forte convinzione religiosa. Tuttavia, sono moltissimi quelli che credono fermamente nelle sue scoperte. Le tracce dell'arca
ci conducono attraverso il labirinto delle leggende e delle teorie, dove la verità e il mito si mescolano come le acque di un fiume impetuoso. Eppure, anche nel turbine del dubbio e dell'incertezza, una luce brilla all'orizzonte, una promessa di rivelazione e di comprensione. In questo capitolo del nostro viaggio, ci avventuriamo nelle profondità dell'antica Gerusalemme, scrutando tra le pietre antiche e le ombre del passato, nella speranza di gettare luce sui misteri dell'Arca dell'Alleanza. Ma attenzione, perché in queste strade tortuose, il pericolo e il mistero sono sempre in agguato, pronti a sfidare la nostra fede e la nostra determinazione. Unitevi a noi, mentre ci addentriamo nei recessi oscuri della storia, guidati dalla luce della verità e dalla fiamma della conoscenza. Che le nostre anime siano forti, e i nostri cuori coraggiosi, poiché solo coloro che osano sfidare il buio, possono sperare di trovare la luce. Nel crepuscolo dei secoli, l'Arca dell'Alleanza si dissolve nell'oscurità dell'oblio, mentre la ricerca della sua sagoma dorata ci conduce verso confini ignoti e terre remote, dove la storia si intreccia con il mito e la leggenda. Attraversiamo le sabbie ardenti del deserto e i sentieri tortuosi delle montagne antiche, seguendo le tracce di coloro che, per secoli, hanno cercato di svelare il mistero dell'Arca perduta. Le leggende ci conducono verso terre remote, come l'Etiopia, dove il velo della storia si fonde con la fede e la tradizione millenaria. Le leggende che circondano Menelik, il presunto figlio di Salomone e della regina di Saba, formano un capitolo affascinante nella storia dell'Arca dell'Alleanza. Questo racconto si insinua tra le pieghe della tradizione etiope, avvolgendo il destino del regno di Salomone con le braccia della leggenda e della santità. Secondo il mito etiope, Menelik, nato dall'incontro tra il saggio re Salomone e la regina di Saba, fu destinato a portare con sé non solo il sangue dei re, ma anche la sacra Arca dell'Alleanza. La leggenda narra di un viaggio epico, dove Menelik, guidato dalla volontà divina e protetto dalla gloria dei suoi antenati, attraversò deserti inospitali e montagne imponenti per portare l'arca verso le terre dell'Africa. Questo racconto si intreccia con la storia stessa dell'Etiopia, dove la presenza dell'Arca dell'Alleanza è considerata un segno tangibile della grazia divina e della protezione celeste. Le radici di questa tradizione affondano nel cuore stesso della fede etiope, dove la storia si fonde con la spiritualità e il mistero. Ancora oggi, nelle sacre chiese e nei maestosi monasteri dell'Etiopia, l'ombra dell'Arca si proietta su ogni fedele e ogni pietra, testimoniando la profonda connessione tra il popolo etiope e la sua eredità sacra. La storia di Menelik e dell'Arca rappresenta un simbolo di orgoglio nazionale e di devozione religiosa, alimentando le fiamme della fede e della speranza, in un mondo di incertezze e di sfide. Così, le voci che sussurrano di Menelik e dell'Arca risuonano ancora oggi tra le colline e le valli dell'Etiopia, portando con sé il ricordo di un'epoca d'oro e la promessa di una protezione divina. In questo racconto, la storia e la leggenda si fondono, creando un ponte tra il passato e il presente, tra la terra e il cielo, tra l'uomo e il divino. Ma le leggende non si fermano qui. In remote cappelle e antichi monasteri, l'ombra dell'Arca si allunga su ogni pietra e ogni muro, custodita gelosamente da mani sacre e cuori devoti. Le storie si susseguono, creando un ricamo di mito e mistero intorno al sacro relicario. Eppure, anche mentre scrutiamo oltre l'orizzonte dell'immaginazione umana, il mistero dell'Arca persiste, sfuggente come un sogno che sfuma all'alba. Le teorie si accavallano, e le storie si intrecciano, creando un labirinto di enigmi e indizi che sfidano la mente e l'anima. Ma noi non ci arrendiamo, poiché la luce della verità brilla ancora all'orizzonte, una promessa di rivelazione e di comprensione che ci spinge sempre avanti, verso l'ignoto e lo sconosciuto. Attraverso le nebbie del tempo e le ombre del passato, noi continuiamo il nostro viaggio, guidati dalla fede e dalla speranza, nella ricerca dell'Arca perduta. Unitevi a noi, o viandanti dell'anima, mentre attraversiamo i confini del tempo e dello spazio, nella speranza di gettare luce sui misteri dell'Arca dell'Alleanza. Che il nostro cammino sia benedetto dalla saggezza dei nostri antenati e dalla forza del nostro spirito, poiché solo coloro che osano sognare, possono sperare di trovare la verità. Immergiamoci ora, nelle scoperte straordinarie, che hanno sollevato il velo di mistero sull'Arca dell'Alleanza nel corso del tempo.
Un nome risalta tra gli altri, quello, appunto, di Ron Wyatt, un ricercatore intraprendente, la cui determinazione ha gettato nuova luce su un enigma millenario. Ron Wyatt, con la sua tenacia e il suo impegno, ha intrapreso una ricerca ardita per rintracciare l'Arca dell'Alleanza, seguendo le tracce nascoste nella polvere dei secoli. Attraverso indagini approfondite e ricerche meticolose, Wyatt ha alimentato la speranza di una rivelazione senza precedenti. Una delle scoperte più sorprendenti è avvenuta sotto i resti della vecchia Gerusalemme, dove Ron Wyatt affermava di aver trovato l'Arca dell'Alleanza, insieme ai 10 comandamenti sepolti. Questa scoperta ha scosso il mondo degli studiosi e dei credenti, aprendo la porta a nuove prospettive sulla storia e sulla fede. Ma le scoperte non si fermano qui. Gli scienziati, con strumenti sofisticati e una determinazione senza pari, hanno seguito le tracce dell'Arca dell'Alleanza, attraverso i meandri della storia e della leggenda. Le loro indagini hanno gettato nuova luce su antichi manufatti e reperti archeologici, offrendo spunti preziosi per comprendere il destino dell'Arca. Attraverso il lavoro degli scienziati, le teorie e le ipotesi hanno preso forma, delineando un quadro complesso e affascinante della ricerca dell'Arca dell'Alleanza nel corso dei secoli. Le loro scoperte hanno alimentato la speranza e l'entusiasmo di milioni di credenti, svelando i segreti nascosti di un tesoro sacro. Secondo antiche leggende e tradizioni, invece, le terre remote dell'Etiopia, con le loro montagne imponenti e i loro deserti aridi, sono diventate il rifugio dell'Arca. La chiesa di Santa Maria di Sion, ad Aksum, è considerata il custode sacro di questo tesoro millenario, circondata da un alone di mistero e santità, che attira pellegrini da tutto il mondo. Il monaco, custode della chiesa di Santa Maria di Sion ad Aksum, secondo le leggende e le tradizioni, è incaricato di proteggere l'Arca dell'Alleanza fino alla sua morte. Si dice che sia confinato nei sacri recinti della chiesa, senza poter lasciare il luogo sacro dove l'Arca è custodita. Le leggende narrano che il monaco custode sia scelto per la sua purezza, la sua devozione e la sua dedizione al servizio divino. È considerato l'unico custode autorizzato dell'Arca, e il suo compito è mantenere intatto il segreto e la sacralità di questo tesoro millenario. Ma le leggende non si fermano qui. Altrove nel mondo, le teorie e le ipotesi continuano a circolare, rivelando nuovi spunti e possibilità nella ricerca dell'Arca perduta. Il rotolo di rame, un antico documento, tra i rotoli del Mar Morto, accenna a 64 luoghi in cui oggetti d'oro e d'argento, forse provenienti dal Tempio di Gerusalemme, potrebbero essere sepolti o nascosti. Questo antico manoscritto alimenta le speranze di coloro che cercano l'Arca, aprendo porte verso nuove avventure e scoperte. Ma il mistero rimane intatto, avvolto nel velo del tempo e della leggenda. La vera natura e il destino finale dell'Arca dell'Alleanza restano avvolti nell'ombra dell'ignoto, sfidando la mente umana e alimentando l'ardore della ricerca. L'Arca dell'Alleanza è molto più di un semplice contenitore di legno rivestito d'oro, è il simbolo tangibile della presenza di Dio tra il suo popolo, un'incarnazione dell'alleanza che lega il divino e l'umano in un legame indissolubile. Attraverso le pagine della storia, l'Arca si è rivelata un faro di speranza, un catalizzatore di fede e un punto di riferimento per la spiritualità umana. Esaminando l'Arca, ci troviamo di fronte a un enigma avvolto nel mistero, poiché non è solo un oggetto materiale, ma un portatore di significati più profondi, che sfuggono alla comprensione umana. Nei racconti biblici e nelle tradizioni spirituali, l'Arca rappresenta la promessa divina di protezione, guida e salvezza per coloro che si affidano alla volontà di Dio. Attraverso le epoche, l'Arca ha influenzato le credenze e le pratiche religiose di molte culture, diventando un simbolo universale di fede e devozione. Dai tempi antichi alle moderne interpretazioni teologiche, l'Arca continua a esercitare un fascino irresistibile, suscitando interrogativi sulla natura dell'umanità, la sua relazione con il divino, e il significato ultimo della vita. Tuttavia, mentre l'Arca incarna la sacralità e la trascendenza, porta con sé anche il peso della responsabilità e della venerazione. I custodi dell'Arca sono chiamati a preservarne la santità e l'integrità spirituale, custodendo con devozione il legame tra il sacro e il profano. Che il nostro viaggio sia benedetto dalla guida divina, mentre cerchiamo di svelare i misteri celati nell'Arca dell'Alleanza.
Che la luce della conoscenza illumini il nostro cammino, e ci conduca alla rivelazione tanto attesa. Unitevi a noi, iscrivetevi al canale, guidati dalla luce della verità e dalla fiamma della conoscenza. Che le nostre anime siano forti, e i nostri cuori coraggiosi, poiché solo coloro che osano sfidare il buio possono sperare di trovare la luce.